L'Ariot HD-1 fu un piccolo e agile biplano da caccia, caratterizzato da ottime qualità. Tuttavia in Francia ebbe la sfortuna di dover competere con due modelli rivali già ampiamente collaudati sul campo di battaglia e diventati famosi per le imprese dei piloti alleati, i Nieuport e gli Spad. L'aviazione militare francese, infatti, disponendo in abbondanza di macchine valide, privilegiò lo sviluppo dello Spad e rifiutò l'Ariot HD-1. Nonostante ciò, il piccolo caccia riuscì a conquistare fama e onore combattendo con i reparti dell'aviazione belga e del Regio Esercito italiano, che lo scelsero e lo impiegarono con successo. L'Ariot HD-1 fu il primo aereo realizzato dalla Société Anonyme des Appareils d'Aviation Ariot, meglio conosciuta come Ariot. Il primo prototipo decollò nel giugno del 1916. Il progetto fu realizzato da Émile Dupont, dopo un incontro col comandante della missione italiana per l'aeronautica che gli indicò i difetti dei Nieuport, allora in servizio, e i possibili miglioramenti. Nella progettazione dell'HD-1 si tenne conto delle esperienze acquisite dalla fabbrica con la produzione di serie del biposto da ricognizione inglese Sopwith 1,5 Strutter, del quale ripropose la configurazione delle ali. Molto curato dal punto di vista aerodinamico, l'aereo aveva una struttura di legno, ad eccezione dell'impennaggio di coda costituito in tubi di acciaio e del tronco anteriore della fusoliera in duro alluminio. Il motore era chiuso in una cappottatura metallica circolare e all'inizio fu un l'aileron rotativo da 9 cilindri, in grado di erogare una potenza di 130 cavalli. In seguito venne sostituito con altri tipi di potenze più elevate, fino ad un massimo di 170 cavalli. Lo HD-1 aveva un'apertura alare di 8,68 metri, era lungo 5,85, era alto 2,55, il peso massimo al decollo era di 605 kg, la velocità massima era di 185 km/h. La quota massima operativa era di 6.250 metri e l'autonomia era di 2 ore e 30 minuti. L'armamento consisteva in una sola mitragliatrice Vickers da 7,7 mm, sincronizzata per sparare attraverso l'elica, anche se occasionalmente vennero montate 2 armi gemelle ai lati del posto di pilotaggio, ma questa soluzione limitava di molto la maneggevolezza e non fu mai ufficializzata. L'apparecchio si rivelò agile e di grande facilità di manovra, anche se non particolarmente veloce. Nel complesso, le caratteristiche del velivolo impressionarono molto gli osservatori alleati e spinsero Italia e Belgio a scegliere lo HD-1 per equipaggiare i propri reparti. Entrambi i paesi, entrati in guerra in ritardo, avevano un disperato bisogno di un valido aereo da combattimento in grado di contrastare la minaccia dei più avanzati caccia tedeschi e austriaci. La decisione di adottare il caccia fu presa verso la fine del 1916, con l'importazione di un lotto di esemplari realizzati in Francia e l'avvio presso la Macchi della produzione di serie su licenza. Questa fu massiccia e completò ben 901 unità, 70 delle quali dopo la fine del conflitto, su un totale complessivo di 1145 aeroplani. Gli HD-1 in Italia vennero distribuiti dal mese di agosto 1917 alle squadriglie da caccia di prima linea ed entrò subito in azione affermandosi ben presto come la macchina favorita dai piloti per la sua robustezza e la sua agilità. Il loro arrivo divenne equipaggiamento standard dell'aviazione del Regio Esercito e nel periodo di massimo impiego fu in dotazione a ben 16 delle 18 squadriglie operative da caccia. Al di là dei numerosi episodi bellici che dimostrarono la complessa superiorità del biplano francese sugli avversari, tra questi la battaglia di Strana del 26 dicembre 1917, furono molti i piloti famosi che lo portarono in combattimento. Tra questi Silvio Scaroni, secondo asso italiano della Grande Guerra, dopo Francesco Baracca, e Flavio Torello Baracchini, quarto nella graduatoria, il cui velivolo è conservato presso il Museo Storico dell'Aeronautica Militare di Vigna di Valle. La fama dello HD-1 fu amplificata anche dalle imprese degli aviatori dell'aviazione belga.
Nella sua lunga e intensa carriera operativa, l'HD-1 ebbe un impiego che andò anche oltre quello tradizionale nei reparti dell'esercito italiano. Difatti il caccia, all'inizio dell'ultimo anno di guerra, equipaggiò anche una unità dell'aviazione della Regia Marina, la 241esima Squadriglia, costituita per difendere la base di Venezia dalle crescenti incursioni austriache. Tra l'altro, questi HD-1, in tutto 12 in carico al reparto, vennero impegnati anche in operazioni di scorta a navi militari. Queste missioni furono considerate tra le prime al mondo di coordinamento aeronavale. L'inconsueto ruolo marittimo caratterizzò anche l'impiego in Francia. Pochissimi esemplari di HD-1 assegnati alla Marina furono impiegati per la difesa della base navale di Dunkerque. Alla fine del 1918 uno di essi venne usato per valutare l'impiego di caccia imbarcati a bordo di unità da guerra della Marina francese, riuscendo a decollare per la prima volta da una piattaforma installata a bordo di una nave militare.